Ciao, ogni volta che apri Gmail vedi un'infinità di mail non lette, spam e newsletter che non hai mai chiesto? Senti quel senso di sopraffazione? Bene, ho una buona notizia per te. In questo video ti mostro come trasformare la tua casella di posta da un caos totale a un capolavoro di ordine in pochi semplici passi e ti prometto che alla fine ti sentirai più leggero e produttivo. Oh, okay. Yeah. He has no registration form. Innanzitutto voglio dirti che ti sei mai accorto che Gmail ha un sistema di organizzazione di email già integrato? Sarebbero queste qui che vedi qui sopra, che sono definite categorie. In queste sezioni andranno a finire delle mail che Google ritiene opportuno, cioè più o meno, meglio dire Gmail, che ritiene opportuno che vengano associate a queste categorie, così da poter darti un aiuto per poter gestire la posta in maniera migliore. Se non le vedi, basta andare in impostazioni, visualizza tutte le impostazioni, posta in arrivo e qui è possibile attivarle. Io ho lasciato disattivato la sezione forum. Qui praticamente dice che i messaggi speciali, cioè quelli che vengono identificati come speciali, come puoi vedere dalla immagine in basso a destra, segnalati dalla stellina, vanno nella cartella principale. Ora, questa è la base per poter iniziare a gestire bene le tue email. Adesso andiamo alla seconda parte per farti vedere un'altra sezione che ti permetterà di poter gestire le email del tuo account Gmail in maniera perfetta. Il vero potere di Gmail sta nelle etichette e nei filtri. Pensa alle etichette come a delle cartelle, ma molto più potenti, perché una stessa email può avere più etichette. Adesso ti mostro come ne possiamo creare un'etichetta. Clicchiamo qui, si aprirà una finestra, qui dovrai mettere il nome dell'etichetta, qui potrai scegliere se associarla ad una etichetta principale. Questo ti permetterà magari di fare lo stesso concetto che avviene tra cartella e sottocartella. Puoi creare la stessa cosa. Allora io su questo account ho un po' di email che riguardano Google AI Studio, ma adesso le associamo ad una etichetta. Eccola qui, ho creato l'etichetta. Qui la posso associare a un colore, qui gli posso dare tutte le altre diciamo specifiche che riguardano sempre la personalizzazione, e quindi ora l'etichetta è pronta. Ok, è vuota perché ovviamente non ho associato nulla a questa etichetta, ma se volessi farlo lo posso fare anche in maniera automatica, praticamente con il discorso dei filtri che dicevo prima. Quindi andiamo in impostazioni, visualizza tutte le impostazioni, filtri e indirizzi qui, e qui andiamo crea nuovo filtro. Con crea nuovo filtro noi andiamo praticamente a dare delle indicazioni alle email che ci sono attualmente all'interno del tuo account Gmail di posta e a quelle che arriveranno, che dovranno essere associate a quell'etichetta. Io adesso a memoria non ricordo eccolo qui, il nome che voglio associare, me lo sono copiato, ritorno di qui, eccolo qui, crea, e gli metto, come hai visto non ho copiato l'indirizzo email, ma ho copiato l'intestazione dell'email. Qui potrei mettere anche a chi viene inviato, perché su Gmail, come ben sai, è possibile inserire anche altri indirizzi email. Anzi, se ti interessa sapere questa cosa, scrivilo nei commenti. Io così farò un video che spiegherò come fare. Qui possiamo mettere il tipo di oggetto, oppure
se diciamo il corpo dell'email contiene delle parole, se non le contiene, l'allegato, no? Come può essere, se ci deve essere maggiore, minore, eccetera. Ok? Facciamo crea filtro. Ecco qui. Un filtro è stato creato. Qua ti dà tutte le indicazioni. Ti dice che può essere ignorato, posto in arrivo e quindi va direttamente in archivia. Può essere segnato già come letto, aggiunti a speciali, e qui lo possiamo tranquillamente applicarlo all'etichetta che ho creato, che sta qui IA, e quindi si andrà ad associare. E in più non ti dimenticare mai che se l'etichetta l'hai creata tra virgolette postuma agli indirizzi o quantomeno al contenuto che ti interessa che debba andare in quell'etichetta, il filtro deve essere applicato anche alle conversazioni precedenti. Quindi io qui ne ho 9 e lo vado a mettere qui. Come puoi vedere, adesso stavo notando, tipo se un indirizzo ti va a finire sempre nello spam, puoi fare il filtro che non deve andare a finire mai nello spam, deve essere sempre importante. Poi ci sono un bel po' di opzioni che si possono settare. Creiamo il filtro, ecco qui praticamente il filtro segna che è stato creato. Diamo posto in arrivo, eccolo qui, ok? IA esce ed esce praticamente in Google AI Studio, e questo qua è il filtro. Fatto il filtro, ecco che ho cambiato il colore qui all'etichetta in modo da fartela vedere, e puoi vedere praticamente il login qui che è stato associato. Ora rimane un solo passaggio. Allora praticamente adesso così a vista le vedi subito, ok? Se vado qui non ci sono, però noi prima fatto praticamente ti ho fatto vedere questa parte qui, ok? Questa parte qui ti permette di fare questo. Adesso ti faccio vedere. Qua, eccolo qui, vedi? Praticamente noi in questa maniera gli abbiamo detto che devono essere ignorate dalla posta in arrivo, devono andare in archivia, quindi praticamente io lo devo vedere se ci clicco sopra. Questo può essere anche molto utile se per caso io le devo eliminare tutte quante insieme. Clicco qui, ho il tasto elimina e elimino tutte le mail associate a quell'etichetta, che ti ripeto possono essere anche etichette funzionali, cioè per email troppo grandi, oppure che contengono video in allegati, audio, tutte queste cose così. Ora che hai imparato a smistare, proseguiamo su come archiviare un'email. È molto semplice. Basta andare su un'email, selezionarla e qui compare il tasto di archivio. Cosa significa? Significa che l'email sparirà dalla posta in arrivo e andrà archiviata, quindi non sarà più visibile nella posta in arrivo, ma tornerà visibile nella sezione tutti i messaggi. Adesso ti faccio vedere. Archivia, l'email non c'è più, vado in tutti i messaggi e l'email qui compare. Come puoi vedere ha perso l'etichetta posta in arrivo. Se la voglio far ritornare in posta in arrivo, clicco qui, sposta in posta in arrivo, ci clicco, prende l'etichetta posta in arrivo, tant'è vero che me la ritrovo qui, ok? Ora ipotizziamo che vuoi eliminare una quantità di email diciamo importante. Allora, o prendi l'etichetta, crei l'etichetta come abbiamo fatto tutto il procedimento agli inizi del video, selezioni e non fai nient'altro che spostare così come sono nel cestino, ok? Ricordati che questa operazione vale per 30 giorni, nel senso che le email che andranno nel cestino
le potrai recuperare nel tempo di 30 giorni. Dopo 30 giorni Google praticamente le elimina in maniera automatica. Mentre ci sta quest'altra possibilità, cerca nella posta, potrai andare qui ed esce il campo simile a quello lì che abbiamo utilizzato per creare il filtro. Non è nulla di strano, nulla di che. Ad esempio, ipotizziamo che io voglia eliminare, ok, 1 megabyte, ok, ipotizziamo che voglia eliminare questo file in allegato di 6 megabyte. Allora vado qui c'è una lista enorme di file e quindi vado a scrivere 6, lo faccio cercare, mi compare il 6 e il 9 perché ovviamente l'intervallo era da 6 a più grande, li seleziono così li elimino entrambi e faccio prima, clicco qui e li elimino, oppure li seleziono così e li metto nel cestino. Ok? Adesso, ultimo ma non ultimo, ti faccio vedere come è possibile bloccare i mittenti indesiderati e poi anche come sbloccarli, perché alcune volte può capitare che per distrazione vengono bloccati i mittenti che poi dopo ci risultano utili. Allora, io ipotizzo che questa email, questo mittente non mi interessa. Vado qui sui 3 puntini, blocca, mi esce l'avviso e verranno contrassegnati come spam, ok? Blocca, mi esce il messaggio. Qui praticamente questo messaggio io già da qui potrei sbloccare il mittente, però ti faccio vedere. Ipoteticamente io me lo dimentichi oppure ci ripenso sopra dopo mesi. Come lo faccio a trovare questo mittente? Vado qui, vado in filtri, eccolo qui, e faccio sblocca e il mittente, adesso ti faccio vedere, risulta sbloccato. Quindi in questo modo c'è possibilità di poter bloccare e poi dopo recuperare l'account che è stato bloccato. Ecco fatto. Con questi semplici passaggi la tua casella di posta Gmail non sarà più un caos. Ricorda, avere una casella ordinata non è solo una questione di estetica, ma ti fa risparmiare tempo e ti aiuta a concentrarti su ciò che conta davvero. Fammi sapere nei commenti quale di questi trucchi ti è stato più utile e se vuoi continuare a migliorare la tua vita digitale con i prodotti Google. Iscriviti subito al canale e attiva la campanella per non perderti le prossime guide. Grazie per avermi seguito. Ciao e al prossimo video.